Estate, tempo di pesche mature e profumate. Oggi le usiamo per fare questa fantasticherrima tartatin di pesche al limone e vaniglia. Ma prima, sigla! Potete anche scottarle le pesche se volete, però io francamente, anche se riesco a non accendere un fornello in più in questo periodo, lo preferisco. Tra l'altro queste la pelle viene via abbastanza bene. Prepariamo la base per le pesche. Dopo averle sbucciate mettiamo il burro, la scorza di un limone. Se ce l'avete un po' verdino è meglio secondo me, perché rinfresca di più, ma va bene anche bello maturo, in base a quello che trovate. Basta che sia un po' grandino, perché bisogna sentire il profumo della scorza, quindi se il limone è piccolo ne usate due. Poi aggiungiamo lo zucchero. Considerate che questo è l'unico zucchero che vedrà questa torta, quindi ne mettiamo 2 cucchiai. Infine, per dare un po' di rotondità di gusto, una puntina di cucchiaino di polvere di vaniglia bourbon. Mi raccomando, non la vanillina. O avete la vaniglia quella buona o lasciate stare. Adesso andiamo sul fornello. Andiamo su fiamma medio-alta e facciamo sciogliere bene il burro, e per farlo anche un po' insaporire. Non mettiamo subito le pesche perché rispetto alle mele sono più di pasta più delicata, quindi dopo rischieremo di spappolarle e non va bene. Dobbiamo mantenerle abbastanza consistenti a fine cottura. Ecco, quando il burro inizia un po' a sfrigolare, vedete che è già denso. A questo punto buttiamo dentro le nostre pesche. Mi raccomando di usare la spatola di silicone, così non le rompiamo, perché se usiamo un cucchiaio o altri strumenti rischiamo di rovinarle. Le saltiamo per bene e le cuociamo per massimo 2-3 minuti, non molto. Nel frattempo scaldiamo il forno e mescoliamo di tanto in tanto. Fanno un profumo che non potete capire. Limone e vaniglia insieme è un'abbinata eccezionale. In questi minuti vedete che si è addensato il burro, sta facendo un po' il caramello come deve fare, e le nostre pesche sono ammorbidite, quindi spegniamo il fuoco e andiamo in teglia. Una teglia di alluminio o di un altro materiale, quello che avete. Mettiamo dentro le pesche con tutto il loro sughettino, il loro caramello, e poi le andiamo a girare. Devono stare con la parte stondata sul fondo. Adesso cerchiamo di dare un senso al nostro giro di pesche, perché deve essere anche estetico possibilmente. Poi o non ci avete tempo, non muore nessuno e le lasciate come sono, E infine un rotolo di pasta sfoglia rotonda, che dovremo cercare di mettere abbastanza centrato, e la rincalziamo in questo modo. A questo punto andiamo in forno. Qui siamo pronti, ma è importantissimo sformarla subito, perché se il caramello si rapprende non lo facciamo più. Lo agguantiamo bene, mi raccomando, sotto, e poi con un gesto rapidissimo lo ribaltiamo. Ci aiutiamo con un coltellino per sollevarlo e la bontà è servita. Prima di tagliare, mi raccomando, bisogna far raffreddare completamente. Se gradito, un po' di granella di pistacchio, e buona merenda a tutti!